Tornare all'origine significa collassare il nucleo della realtà e così spazio e tempo si piegano come in un buco nero. L'illusione della materia è solo un modello di manifestazione che segue uno specifico programma matematico, geometrico. Ritorno all'origine, dove il futuro e il passato si fondono, dove la struttura della realtà si manifesta in diversi mondi, in diverse dimensioni e su differenti densità. Il futuro è il passato e il passato è il futuro. Perché il tempo è una dimensione della coscienza. Ritorno all'origine. E rieccomi con voi, buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati a un nuovo appuntamento di Back to the Origin, ritorno all'origine. Ora, questa sera spero che la mia connessione internet non faccia i capricci come l'ultima volta, che ci sono stati, lo so, dei momenti di buio, di nero e di perdita totale della connessione. Non saprei dare spiegazioni particolari, ho la fibra da un po' di tempo, dovrebbe essere una connessione meravigliosa, ma non è stata così fluida come insomma era auspicabile che fosse. Buonasera intanto a tutti quelli che stanno arrivando. Allora, questa sera parleremo di razze aliene. Ci sarebbe veramente tantissimo da dire. Ne abbiamo già parlato un po' perché abbiamo parlato di Anunnaki, abbiamo parlato di alcuni tipi di razze, ma quello che cercherò di fare stasera è di organizzare un po' le idee e poi fare un focus su un piccolo gruppo. Ovviamente noi siamo abituati a pensare in questa epoca storica che l'alieno sia quello che arriva da un altro pianeta, quindi un extraterrestre, qualcuno che arriva da qualche altra parte. Abbiamo imparato però a capire che essendo all'interno di una matrice spazio-temporale olografica, ci sono non solo delle varie e differenti collocazioni nello spazio, quindi più galassie, più pianeti, più soli, più sistemi, eccetera, ma anche nel tempo. E quindi ci sono in realtà delle razze che possono venire dal futuro o dal passato, e questo un po' ci complica, e poi ci sono delle dimensioni. Allora, ci possono essere razze che vivono su altre dimensioni o in quelli che abbiamo chiamato universi o mondi adiacenti nel senso che hanno una differente densità rispetto alla nostra. E quindi il tutto si complica ancora di più, senza considerare poi che c'è pure l'universo parallelo, c'è pure quello fantasma, insomma ci sono un sacco di opzioni e la vita si è sviluppata in maniera molto intricata. Quindi troveremo tantissime razze, così come sulla Terra abbiamo una varietà smisurata di forme di vita, animali, vegetale, anche nel regno minerale, che non è una forma di vita classica, ma comunque anche qui si manifestano tutta una serie di opzioni, di possibilità, di qualità che poi riverberano sull'aspetto anche energetico, che ci mostrano quanto a ventaglio ci sia una frammentazione, un depauperarsi del principio a favore di delle caratteristiche sempre più peculiari che identificano una piuttosto che un'altra razza. Allora, adesso iniziamo a fare un discorso partendo da quello che sta fuori della matrice spazio-temporale.
farò un discorso molto blando perché di questo comunque ne ho parlato all'inizio, nelle prime puntate di Back to the Origin, e quindi a questo punto non serve essere troppo dettagliati, però abbiamo parlato del fatto che siamo all'interno di una matrice olografica di 15 dimensioni, fuori dalla quale si può parlare di una matrice che non ha le caratteristiche spazio-temporali, cioè siamo fuori dallo spazio-tempo, siamo in una sorta di campo energetico dove ci sono dei collettivi di coscienza. Questa area l'abbiamo chiamata campi sonori primordiali e i collettivi di coscienza li abbiamo chiamati maestri ascesi. Abbiamo visto come all'interno della matrice c'è un ripetersi di gruppetti di tre gruppetti di 3 livelli, diciamo così, di densità, di dimensioni fanno una densità. Allora è possibile dividere in 3 anche l'area dei maestri ascesi, quindi quest'area che abbiamo chiamato appunto campi sonori primordiali, e questi 3 livelli sono i 3 livelli che poi genereranno la matrice temporale che conosciamo, la nostra e non solo la nostra, ma tutte le altre, nel loro declinarsi poi nelle 15 dimensioni. Questi 3 livelli hanno anche dei nomi, ne abbiamo un po' parlato, non voglio complicarvi necessariamente, però per chi è precisino e magari vuole andare a ricollegare i punti, sono il livello ecatico, polarico e triadico. L'ecatico, ne abbiamo parlato, perché è quello che si manifesterà, genererà le prime forme che non sono ancora fisiche, ma il primo principio di identificazione è la 13ª dimensione, con quello che viene chiamato gli Elohei. Allora, questi 3, nel momento in cui questi 3 livelli che rappresentano i maestri ascesi si inseriscono nella matrice spazio-temporale olografica, abbiamo il livello di densità, quello più esterno, il quinto, quello più elevato, quello più distante da noi che siamo così tanto fisici e solidi, scusate, e in questo quinto universo di densità troviamo appunto le prime 3 razze fondatrici. Da queste 3 razze fondatrici si genererà a cascata tutto quello che vediamo. Tutta una serie di manifestazioni di razze, alcune delle quali poi verranno anche nella loro matrice di DNA, saranno corrotte, deviate, il famoso discorso degli angeli caduti, parti del DNA proprio invertite, dei blocchetti di informazione, dei codici che verranno manomessi, eccetera. Ma comunque tutto parte da queste 3 razze fondatrici che sono all'interno della matrice spazio-temporale. Fuori da questa abbiamo i maestri ascesi che, sempre organizzati su 3 livelli, creano queste prime 3 razze fondatrici. Sono anche ordinate in realtà. Ci dovrebbero essere come prima razza in carica gli Elohei, che sono quelli che si manifestano in 13ª dimensione, come seconda razza in carica i Serafei, che si manifestano in 14ª dimensione, e come terza razza in carica i Brahma, che si manifestano in 15ª dimensione. Rispettivamente si fa riferimento a fiamma blu, fiamma oro e fiamma viola. Sempre parliamo di queste 3 razze. 3 razze fondatrici. Qualcuno la chiama la Trinità universale perché da qui tutto arriva. Non sono fisiche come noi le possiamo immaginare. Stiamo parlando di esseri sferici, come dei soli, con dei colori diversi, sì, ma comunque senza delle fattezze specifiche. E questa sorta di, chiamiamola graduatoria che vi ho dato, in realtà non definisce un diverso
valore intrinseco, perché hanno comunque tutti lo stesso valore, ma è la quantità di energia potenziale sviluppata, cioè potremmo dire che hanno un livello di frequenza energetica che corrisponde alla coscienza variabile in queste 3 forme. Ecco perché li identifichiamo con nomi diversi, su livelli diversi e possiamo anche creare una sorta di scala. Per quanto riguarda la fiamma blu, gli Elohei, quindi quel tipo di prima razza fondatrice, un pochino ne abbiamo già parlato, perché la razza che ci appartiene, l'essere umano, la razza umanoide, arriva proprio da lì, a partire dai primissimi famosi Anuasi, che erano i famosi uomini gatto blu, tipo Avatar. Di questa avevamo già parlato, proprio una delle primissime razze che si manifestano in un universo a questo punto di quarta densità, infatti parlavamo di 12ª dimensione, quando si comincia ad avere una forma, perché in quinta densità son tutti soli. Son tutti soli perché in quel livello, e anche di questo ne avevamo un po' parlato, ma cerco di riassumere, stiamo parlando di luce allo stato gassoso caldo. Il termine tecnico è gas cristallino, ma in realtà stiamo parlando di, radiazioni luminose termoplasmatiche. Stiamo parlando di livelli di coscienza che si rappresentano come una sorta di plasma caldo e non hanno quindi un aspetto. Scendendo nell'universo di quarta densità, quindi 10ª, 11ª e 12ª dimensione, cominciamo ad avere delle fattezze, cominciamo a avere delle forme. Qui siamo in una dimensione e in una densità termoplasmatica addirittura di antimateria. Quando invece arriviamo alla quarta densità, siamo nella premateria. Questa premateria idroplasmica è qualcosa che comunque ti dà la possibilità di avere un corpo, sarà un corpo non troppo definito, si parla di un corpo di cristallo liquido, ma comunque già definito. Quindi noi nelle prime 3 razze fondatrici che vi sto descrivendo siamo ancora a livello di antimateria, stiamo ancora a livello di soli, di plasma liquido, di calore plasmatico e quindi anche se hanno delle caratteristiche frequenziali che li distinguono, quindi hanno nomi diversi, Elohei, Serafei e Brahma, e anche sono riferiti a una frequenza di colore diversa, per cui parliamo di fiamma blu, fiamma oro e fiamma viola, però sono molto più indistinti. Dobbiamo scendere di livello, di densità, arrivare ad un universo di quarta densità e allora a questo punto vedremo che queste 3 razze fondatrici genereranno tutta una serie di esseri, di entità, in varie forme, nei vari regni, anche nel regno vegetale, anche nel regno animale, non solo uomini, razze umane o altri tipi di razze non umanoidi, che poi andranno a svilupparsi piano piano, alcune volte ibridandosi, altre volte facendo degli esperimenti. Andranno a formarsi delle razze figlie, oppure collegate, oppure anche completamente nuove, nei vari universi di densità, fino ad arrivare al nostro universo di prima densità, il nostro mondo tridimensionale, che non solo ha degli esseri alieni di qualunque forma extraterrestre, che sia di un'altra dimensione, che sia di un'altra tempo o che sia di un'altra galassia, questi si possono manifestare nel nostro mondo in vari modi, ma quello che ci interessa e che è sicuramente importante è capire che ehm, hanno l'opportunità di interagire con noi, alcuni in maniera più fisica, altri in maniera meno fisica e andando avanti, magari non tutto stasera, ma vedremo come nel tempo queste razze abbiano collaborato con alcuni personaggi della politica, si siano intromesse nella storia, eccetera, eccetera.
Ora, i Serafei sono il focus di stasera. Vi voglio parlare proprio dei Serafei per una ragione specifica. Scusate, voglio solo verificare che non si scarichi la telecamera. Ok, perfetto. Allora, i Serafei non ne abbiamo parlato più di tanto perché abbiamo parlato degli Elohei ultimamente, perché gli Anunnaki derivano dagli Elohei. Quindi tutto il discorso Anunnaki che abbiamo fatto, i famosi vendicatori di Anu, eccetera, sono collegati alla fiamma blu. Stasera invece parleremo della fiamma oro. Questi Serafei hanno creato, tra l'altro, insieme alle altre razze fondatrici, tutta una serie di organizzazioni a vari livelli di protezione. Quindi fanno parte dell'Alleanza dei Guardiani, fanno parte, sono membri dell'Associazione Interdimensionale dei Mondi Liberi, che mi sembra una roba tanto da Guerre Stellari, ma che esiste in realtà questa associazione. Vi dico queste indicazioni perché spesso si tende a definirli tutti un po' facendo tutt'erba un fascio come tutte razze negative, antivita, soppressive, eccetera. Non è corretto. I Serafei hanno una storia molto bella e seguono assolutamente il principio della vita, nascono con un collegamento alla sorgente, sono animici, cioè niente di storto c'era all'inizio. Le cose si sono complicate cammin facendo. Hanno creato quella che veniva chiamata la Casa Reale di Vega. Ora, Vega è il luogo in cui tutte le loro sperimentazioni, le loro razze, tutto quello che deriva dai Serafei nasce a Vega, è creato e viene manifestato sul pianeta Vega. Ma Eleonora, ma Vega non è mica un pianeta, è una stella, lo sanno tutti. Mm. Per noi è così, ovviamente. Sul nostro universo di prima densità, Vega è una stella. Ma vi devo dire che nel momento in cui voi cambiate densità, le situazioni cambiano un po' e in quarta densità, dove la nostra Terra verrebbe chiamata Aramatena, Vega è un pianeta. È un pianeta nella costellazione della Lira, sempre nello stesso posto, pressappoco dove noi oggi abbiamo la stella che chiamiamo Vega, c'era questo pianeta che si chiamava appunto Vega, dove sono state inseminate, progettate, fatte sviluppare tutta una serie di razze. La Casa Reale di Vega era un gruppo che portava una certa purezza di sangue, inteso come DNA, una matrice di DNA che viene chiamata matrice del Sole dorato, che aveva potenzialmente un range da 24 a 30 filamenti e che era l'aspetto più puro di quel principio, più puro di, potremmo dire, quella forma di manifestazione. Da qui i Serafei su Vega faranno nascere tutta una serie di razze, molte delle quali alate, perché il concetto di angelo, di uomo alato, di essere alato, è strettamente legato proprio ai Serafei. Infatti, una delle razze prime create, piuttosto importanti, comunque la prima che vi presenterò, saranno i Cerez, di cui abbiamo parlato già più volte. E perché ne abbiamo parlato? Perché sono stati utilizzati proprio i Cerez o le loro, come dire, altre declinazioni in diverse dimensioni, scendendo un po' nel campo dimensionale, ma sono stati proprio loro a essere rimescolati con l'essere umano Turaneusiam, l'essere umano angelico, per ripurificare il progetto del nostro DNA, della nostra formazione. Quindi dopo tutto quello che era stato fatto per cercare di boicottarci, diciamo, l'ibridazione con i Ceres era stata proprio
quello che veniva utilizzato per recuperare la purezza originaria della prima, forma dell'essere umano angelico e quindi per eliminare le distorsioni operate, dagli Anunnaki e non solo. Abbiamo visto come sempre, in linea anche gli egiziani, a quel punto si erano ibridati con i Seres, che è sempre più o meno la stessa cosa, solo in un altro livello, in un'altra dimensione, sempre per purificare la loro linea. Quindi sono veramente importanti e loro nascono su Vega, i Cerez nascono su Vega in 10ª dimensione. Quindi siamo in un universo di quarta densità, perché come vi dicevo 10, 11 e 12 sono le 3 dimensioni della quarta densità. Non tutti quanti, in ogni caso, come probabilmente già vi avevo detto, nascono dai Serafei su Vega, perché nel tempo il focus si sposta. Solo l'inizio dei tempi vede Vega come pianeta importante, poi verrà pure colpito, distrutto, eccetera, quindi avremo una sorta di trasferimento di tutte queste razze e ulteriori upgrade o ibridazioni nella costellazione di Orione. Ecco perché Orione diventerà così importante. Non solo Orione, anche su Arturo, che è nella costellazione di Bote, e alcune, un po' meno, ma alcuni anche nella costellazione di Andromeda, che in realtà si trova proprio in un'altra galassia. Noi abbiamo molta confusione su sta faccenda di costellazioni, galassie, dove sono, come sono, eccetera, ma a oggi basti sapere che da Vega si sono sparpagliati un grosso fulcro, soprattutto di razze distorte che hanno preso la via degli angeli caduti, diciamo, antivita, sono quelli proprio dell'area di Orione, dove troviamo, scusate, permettete, ma i peggio non voglio dire brutte parole, però insomma ci siamo capiti. E li trovate un po' tutti là. C'è questa mito di gli orioniani, no, lasciate anche stare. Allora, un'altra forma legata ai Serafei, quindi alla fiamma oro, sempre di quarta densità, quindi di questa parte di universo ancora appena definibile come un cristallo liquido, ma ovviamente non solida, sono gli esseri alieni con la forma di mantide. E su questi se ne è parlato tanto, ci sono anche tanti film che li fanno vedere. Alcuni li chiamano Etienne, hanno però più nomi, sono in realtà dell'area degli insettoidi e sono nati anche loro sulla Lira, cioè su Vega della costellazione della Lira. Hanno una matrice di DNA anche loro piuttosto pura, 23, 30 filamenti potenziali, quindi tanti. Sono entità alte, dai 3 metri e mezzo ai 4 metri e mezzo, ma in realtà loro esistono solo in universo di quarta densità e qualche volta in terza densità. Basta. Vi ricordo che noi siamo in prima. Riescono quindi a interagire questi Etienne con noi? In realtà sì, perché hanno una grande capacità di manipolare i portali spazio-temporali, la materia, la frequenza, eccetera. A volte vengono percepiti come se fossero solidi, anche se in realtà non lo sono, perché non hanno un corpo che è biologico organico per le nostre regole e non vibra una delle frequenze che fanno parte dell'universo di prima densità. Altre volte invece vengono percepiti come tipo fantasmi eterici. Al contrario di quello che si pensa, questi alti, e sono di solito molto chiari, bianchi, luminosi, non sono affatto negativi. Anzi, sono una razza evoluta, pro vita, positiva, che si è trovata ultimamente a collaborare spesso nel tentativo di gestire e salvare la situazione sulla Terra anche con gli Z, che invece proprio pane da far ostie non sono, anche se anche lì sugli Z faremo poi degli approfondimenti a parte perché la storia è lunga e complicata,
ma anche in quel caso lì vengono addirittura dal futuro, quindi ci sono tutta una serie di cose da raccontarvi. Ci sono comunque anche nell'ambito degli Zeta delle divisioni interne, dove alcuni di loro, avendo capito che la storia umana, quella della nostra linea spazio-temporale, stava prendendo una direzione non costruttiva, non tanto per gli esseri umani, perché non so quanto siano interessati a noi, ma neanche per loro, hanno cercato di modificare il piano in corso d'opera e si sono fatti aiutare da razze positive, dalla famosa alleanza dei guardiani, tra i quali anche gli Etienne, quindi queste mantidi. Ecco perché alle volte si sono visti dei grigi, degli Zeta insieme agli Etienne, ma il motivo non era perché erano tutti brutti e cattivi, ma perché questi stavano in qualche modo cercando di gestire e reindirizzare la famosa agenda Z, che è quella che insomma ha coinvolto politici già dall'epoca insomma di Eisenhower e anche prima, ne abbiamo parlato altre volte. Ora, a parte le mantidi, di cui ci tenevo a parlarvi perché hanno una bruttissima fama e se uno dovesse mai vedersi una mantide davanti, la prima cosa che pensa è oddio, oddio, è un alieno super cattivo e invece molto probabilmente non sarebbe così, ma normalmente non li percepite, anche se loro, ripeto, sono molto bravi e molto capaci ad entrare anche in universi di densità non loro, mentre gli Z sono di un universo di prima densità, arrivano da altre linee temporali, riescono a spostarsi in altri universi di densità differenti, quindi sono capaci di andare anche su Tara, eccetera, ma in realtà quando sono qua sono fisici, sono materiali, vibrano alla frequenza dell'universo di prima densità. Capite come le cose possono essere tutte un po' complesse e complicate. Andiamo ad altre creazioni dei Serafei, quindi abbiamo parlato dei Ceres, questi uomini alati, questo popolo uccello, molto bello, positivo, eccetera. Abbiamo parlato delle mantidi, ora parliamo di tutta quella parte che nella manifestazione del nostro mondo, sulla terra fisica di prima densità, sono gli insetti, i rettili e tutte queste forme che fanno comunque parte della grande famiglia, della grande manifestazione dei Serafei. Vi dicevo, i Serafei sono una delle 3 razze fondatrici, quindi c'è un grande spicchio di manifestazione che fa parte dei Serafei. Tra questi, purtroppo, gli insetti e anche le razze insettoidi, anche quelle draconiane, di cui adesso parleremo, che sono ovviamente molto molto famose, anche i dinosauri, per esempio, fanno parte della famiglia, della discendenza dei Serafei. Arrivano dalla fiamma oro. I dinosauri sono originari del pianeta Vega, pure loro, dell'universo di quarta densità, e sono stati portati in una dimensione inferiore fino alla Terra, quindi in terza dimensione, universo di prima densità dove ci troviamo noi, 375 circa milioni di anni fa, molto molto tempo fa. Portati qui, fatte tutta una serie di sperimentazioni da altre razze extraterrestri, numerose, che hanno preso questi bestioni che vivevano, erano stati creati, erano manifestazioni dei Serafei su Vega, universo, ripeto, di quarta densità, e portati qua. E qua hanno fatto tutta una serie di danni che ovviamente sapete. Ora, a parte i dinosauri, i più famosi, diciamo, sono la linea, perché se ne parla sempre, degli alieni rettiliani e draconiani, di cui spesso si fa un po' di tutt'erba un fascio. Andare a definire bene questo ambito è piuttosto complicato perché a seconda del punto in cui noi ci mettiamo a livello di dimensione, troviamo una serie di famiglie che poi si sono mescolate e hanno creato altre razze simili ma non uguali,
che sono andate ad occupare a volte altri pianeti, altre costellazioni, e a volte si sono mescolate con altre razze, cercando di adattarsi ad altri livelli di densità, e quindi c'è un bordello, giusto per essere chiari. Questo è il motivo per cui cercherò di trattarveli come un grande gruppo, facendo riferimento anche a quello che con noi interferisce di più e ci dà più problemi, cioè le razze della famosa agenda draconiana, dove queste razze draconiane, tra cui i Dracon, i Dracos, che non sono la stessa cosa perché sono gli stessi ma su dimensioni diverse, i rettiliani, collaborano un po' per lo sfruttamento, il prosciugamento, la vampirizzazione dell'essere umano, la messa a servizio dell'essere umano, la schiavitù dell'essere umano, eccetera. Ognuno poi per delle loro agende interne un po' diverse, ma insomma la storia è più o meno sempre uguale. All'interno delle razze dell'agenda draconiana troviamo anche come collaboratori amici gli Zeta, che pur essendo insettoidi sì, ma non hanno aspetti draco, però hanno un'agenda, l'agenda Z, che insomma è lì vicino, vanno d'accordo, sono abbastanza simili, poi ogni tanto si scontrano come sempre, cioè è un po' come se stessimo parlando di famiglie mafiose che hanno più o meno lo stesso approccio, che ogni tanto litigano per chi deve prendersi quel pezzo di città o quella serie di negozi, e quindi si ammazzano anche tra di loro, e questo accade, ma fanno parte della stessa, potremmo dire, forma mentis. È un po' questo quello che scusate, rido perché mi è caduto l'occhio su dovresti fare degli schemi e parlare con la lavagna come a scuola. Allora, cerco di essere più, di chiacchierarvela di più in modo da non fare una cosa troppo nozionistica. Allora, quindi all'interno dei Serafei abbiamo tutte queste razze che concordano con, che hanno preso una direzione per cui anche modificando il proprio DNA, anche mettendo dei limiti, anche ibridandosi, mescolandosi tra di loro, hanno preso una direzione totalmente antivita. Tra questi ce n'è una molto famosa, una delle più famose, ma comunque una delle più importanti, e stasera parleremo di tre di queste, chiamiamole cattive, e partiamo da una delle più alte come dimensione, perché è stata creata in decima dimensione, quindi sempre in un universo di quarta densità, perché poi sulla terza densità ce n'è molto di più. Li abbiamo chiamati Omicron, e degli Omicron ne abbiamo parlato anche in altre puntate. Gli Omicron sono anche detti i Dragofalena. Allora, anche qui ci sono diversi film che li rappresentano questo strano essere con delle grandi ali, con un corpo tozzo, sembra quasi sì, simil-umanoide, ma la cui testa e il cui aspetto è molto simile proprio a quelle brutte falene notturne che vedete nei documentari, o con l'aria un po' spaventata, quasi con gli occhi grandi. Spesso nei film le rappresentano con gli occhi luminosi, molto scure, di un colore grigio titanio, e che sono enormi, possono essere grandi come un uomo, ma anche più grandi, anche diversi 2 metri, 3 metri, che li vedete volare pesantemente, non sono ovviamente aggraziati, ma hanno questa modalità anche goffa di muoversi con quest'aria appunto tipo falena piuttosto spaventosa. Diciamo che sono proprio brutti questi, e sono una linea che sono i precursori, questi uomo falena, questi drago falena, scusate, sono i precursori proprio dei draghi, che personalmente li trovo un po' più carini, non hanno questa faccia da falena brutta, insomma. Questi Omicron sono già, seppure parliamo di universo di quarta densità, sono già stati creati su Orione.
perché vi ho detto che poi piano piano, soprattutto molte razze già distorte, diciamo, vengono create, nascono su Orione. Qui stiamo parlando quindi di un ibrido insettoide, rettiliano, eccetera, che si trasferirà su quelle 2 stelline della cintura di Orione. Molti erano lì, diciamo che hanno quei nomi strani, mi sembra Alnitak e Alnilam, insomma, ci sono 3 stelle famose della cintura di Orione, le 2 esterne. Pare che in un universo, però fate sempre attenzione, di quarta densità, ospitassero la sperimentazione di questi Omicron. Sempre parenti vicini, sempre decima dimensione, sempre una tipologia analoga ma esteticamente diversi, sono gli Odedicron. Questi sono nati però su Vega e sono dei rettili alati, dei rettiliani alati che possono assomigliare un po' di più come forma ai demoni, i mostri che vedete che richiamano, che ne so, i gargoyle che trovate nelle cattedrali gotiche, per esempio Notre Dame, no? Ecco, diciamo che sono molto simili agli Odedicron. Rispetto a quelli che vi ho detto prima, queste falene giganti, e anche rispetto ai draghi, sono più sottili, sono più piccoli, sono meno impegnativi, ma comunque sono assolutamente tra le razze più oscure che ci sono. Nella grande famiglia, diciamo, che i serafei hanno creato, le varie razze che i serafei hanno creato, ci sono ovviamente anche altre razze, per esempio ci sono i grigi. I grigi e gli Z, quelli di Z reticuli, li conosciamo e ci sembrano alquanto differenti da questi, e in effetti sono alquanto differenti. Dei grigi, come vi dicevo, e degli Z parleremo in altre occasioni in maniera specifica, ma tra gli Z, e per Z si intende Z reticuli, ci sono per esempio anche degli esseri non necessariamente di colore grigio, ma alcuni sono blu, alcuni sono argento, alcuni sono marroni. E tra i blu c'è una razza specifica che è un'ibridazione, una sperimentazione fatta, che si chiamano gli Zephelium, che sono proprio gli amministratori degli Z. Sono molto gerarchici gli Z, sappiatelo, hanno una struttura molto rigida e questi qui, bluastri, sono proprio un po' i capetti. Questo per dirvi che all'interno dei serafei e della fiamma oro si sono create un ventaglio di opzioni, un ventaglio di razze, tra di loro anche molto diverse, perché ovviamente se vi parlo di collettivi rettiliani e draconiani e pensate magari ai draco, ai rettiliani, eccetera, non ci mettete certo in mezzo gli Z o i grigi, che vi sembrerebbero un'altra cosa, ma fanno comunque parte sempre di quella linea, della linea della fiamma oro. Per quanto riguarda la visione dei uomini falena, degli Omicron, si possono vedere a volte in astrale, perché loro, per chi riesce ad entrare in quarta dimensione e vedere l'astrale, questi hanno spesso delle loro manifestazioni, sia attraverso tecnologia, sia attraverso la capacità di modificare la propria frequenza nel piano astrale. Ecco perché a volte vengono proprio visti e son brutti, proprio brutti. Altra razza di Orione, creata su Orione, sono proprio i Dracon, che hanno comunque da loro creato i draghi, i famosi draghi che però sono in un altro universo, in un'altra densità, cioè dai Dracon sono arrivati proprio i draghi. I Dracon si manifestano come dinosauri alati, molto tozzi, brutti, di Orione, ma della nona dimensione, scusate, quindi di una materia un po' più eterica, ma già più fisica degli altri.
Hanno poi sono poi riusciti ad entrare nel nostro mondo, nell'universo, sulla Terra proprio, quindi nell'universo di prima densità, creando una loro versione che si potesse adattare al mondo fisico, a noi, e hanno creato 1 milione di anni fa i famosi Dracos. I Dracos, che poi per noi sono un po' tipo visitors, diciamo, sono veramente un ibrido creato da questi, che arrivano appunto dalla nona dimensione, e che hanno cercato di ibridare l'uomo facendo una sorta di uomo lucertola che mantenesse la loro modalità di pensiero, le loro caratteristiche, grossa fetta delle problematiche dei loro geni, del DNA, ma che si potesse adattare al mondo di prima densità e di 3 dimensioni, quindi mescolando e ibridando anche i codici genetici di quelli che all'epoca erano gli abitanti della Terra, gli Atlantidei e i Lemuriani. 1 milione di anni fa siamo a livello della seconda semina. Vi ricordo che la razza umana è stata riseminata 3 volte, oltre alla prima. La prima e poi una prima volta, di nuovo, una seconda di nuovo, una terza di nuovo. Qui era la seconda semina che è stata presa, modificata, ibridata per creare questo Dracos, che aveva una struttura e una corporatura piuttosto umana, però anche le fattezze della pelle e della muso, faccia, non so come chiamarlo, molto più simile a una lucertola, quindi un po' tipo lucertole, e il temperamento stronzo, oserei dire, aggressivo, crudele, eccetera, dei Draco. I Draco sono ottimi genetisti, sappiatelo, non gliene è mai fregato niente dell'aspetto etico, ovviamente, per cui quello che poteva venire fuori che potesse anche danneggiare in qualche modo le linee genetiche, le razze o far soffrire qualcuno per loro era assolutamente irrilevante, però riuscivano a mescolare razze anche a volte molto difficili da mescolare proprio perché erano così bravi come genetisti. Per quanto riguarda le loro sperimentazioni, per esempio, è stato fatto un ibrido mescolando gli Anunnaki, che facevano parte di un'altra linea, cioè gli Anunnaki sappiamo, abbiamo detto, che è un'altra linea di razze fondatrici, cioè fa parte degli Elohei, della fiamma blu. Ecco, hanno preso gli Anunnaki, Elohei, fiamma blu, e li hanno mescolati con loro stessi, con gli Odedicron, che erano quelli alati, quei rettili alati tipo gargoyle che vi dicevo. E che cosa si è creato? Si è creata quella che viene chiamata la matrice Enlil. Pensate un po', stabilita e fatta crescere, fatta sviluppare su Nibiru. Pensate quanto è più complicata la storia che noi leggiamo a livello dei Sumeri quando si parla di Enlil. Vedremo che invece, per esempio, la mescolanza con l'uomo falena, quindi lo Dedicron, scusate, l'Omicron, che era l'uomo falena, con Anunnaki di nuovo, crea la razza ibrida di Marduk. Quindi all'epoca dei Sumeri noi ci ritroviamo tutta una serie di dei che in realtà rappresentano dei blocchi, delle grandi famiglie, delle razze ibridate che vedono mescolarsi dei draco, dei rettiliani, delle razze, delle linee genetiche o draconiane o rettiliane che fanno comunque parte della fiamma oro, dei serafei, con questi benedettissimi Anunnaki che già erano stati creati ad hoc per venire a rompere le balle all'essere umano guardiano angelico Turaneusian. Quindi già come vendicatori di Anu, già dall'inizio, gli Anunnaki dovevano e avevano questo compito di bloccare l'evoluzione, contaminare il codice genetico, eccetera. Pensate quanto sono stati agevolati a stringere rapporti di collaborazione creando degli ibridi intermedi con draconiani piuttosto che rettiliani. Questo è quello che è successo con Enki, con Enlil, con Marduk, che rappresentavano proprio questa tipologia di mix e questa tipologia di ibridazione.
C'è ancora un'altra, Eleonora non legge, Gloria Zanfretta parla sempre di stessa razza, comunque per questo chiedevo ad Eleonora. Allora, Gloria, adesso non so, ma Zanfretta, che era quel tizio che aveva avuto quel tizio, sì, cioè, cerco di non deviare troppo, infatti leggo un attimo e basta. Quel tizio che ha avuto tutta quella serie di incontri in Liguria, mi sembra, ecco, la tipologia che lui descrive ha delle caratteristiche abbastanza simili a un Omicron, cioè questo uomo falena, sembra piuttosto quello, con questi occhi rossicci, eccetera, eccetera. Ora però perché, come contestualizzarlo, quello è tutta un'altra situazione. Allora, volevo finirvi le mescolanze perché c'è ancora una mescolanza importante che in questo periodo tra l'altro va piuttosto di moda e quindi mi piaceva cercare di rettificare un po', e stiamo parlando dei Necromiton. I Necromiton sono un'altra razza che arriva dai Serafei, che arriva dalla Fiamma Oro. Questa volta questi sono in 11ª dimensione, quindi molto su, e nascono già da un'ibridazione con gli Anunnaki, proprio i Geoviani primi, cioè quelli più anche qui di dimensione più elevata. Questi Necromiton sono anche chiamati il popolo scarafaggio, a volte rappresentati come tartarughe, più spesso proprio come scarafaggi, e vengono collocati, perché sono stati creati, la maggior parte sta lì, su Andromeda. Sappiate che la maggior parte di quelli che realmente entra in contatto con quelli che sostengono essere andromediani sta parlando con questi, che non sono affatto belli, non sono affatto pro vita e non hanno alcuna intenzione, interesse ad agevolare la nostra evoluzione. Quindi, se anche raccontano bellissime narrative New Age, dove bisogna volersi tutti bene, eccetera, eccetera, diffidate gente, diffidate, perché è l'ennesima manipolazione di queste razze. Ora, per questa sera penso di concluderlo qui perché vi anticipo che prossimamente, la prossima volta, cercherò di darvi uno spaccato un po' anche di altre razze, ma di riportarmi anche un po' ai famosi Alleanza dei Guardiani, cioè a quali razze in questo momento stanno collaborando e sono più o meno presenti sul nostro pianeta in maniera più o meno visibile con vari tipi di tecnologia, eccetera. Vi ho spiegato che ci sono portali spazio-temporali, vi ho spiegato che ci sono Stargate, quindi chi è in grado di utilizzare questi passaggi, seppure abbiamo detto che in questa epoca storica molti sono stati chiusi, si è creato un recinto di frequenze, insomma è tutto un po' più complicato. Ma anche se è un po' più complicato, c'è chi sta lavorando con un intento costruttivo positivo, ci sono Bambini Indaco, ci sono gli Starseed, ci sono tutti questi e ci sono una serie di agende che si stanno intrecciando e mescolando tra di loro e che ovviamente raccontano una storia che in parte è il nostro passato, in parte è il nostro futuro, perché ci sono situazioni di razze come gli Z con cui continuiamo ad interagire in realtà, che venendo dal futuro hanno una storia che prevede uno sviluppo variabile a seconda della linea temporale che si genererà, perché come più volte abbiamo detto, passato, presente e futuro esistono contemporaneamente. Ragazzi, io per questa sera vi saluto, ho deciso anche di fare delle live un pochino più concise e un pochino meno lunghe per agevolare l'ascolto. Auguro a tutti una buona serata e vi invito a immaginare che nello spazio, nel tempo, tra le densità, ci siano infinite creature che popolano questi mondi, molte delle quali proprio come quelle che i bambini immaginano, ci sono sirene, ci sono ippogrifi, ci sono cavalli alati, perché in realtà le mescolanze sono state tante
Ed è vero che ci sono linee cadute, ma è anche vero che alcune di queste forme sono ancora la rappresentazione positiva di come un creatore può entrare in una forma di vita e di realtà, mantenendo la propria connessione con la sorgente e mantenendosi un essere meraviglioso e animico quale è. Grazie a tutti e vi do appuntamento al prossimo video.